Ciao ragazzi e benvenuti in questa recensione del 24esimo film di Detective Conan, I proiettili scarlatto. Parto col dire che io il film l'ho visto poco tempo fa perché, come sappiamo tutti, la pandemia, questo film doveva uscire nel 2020, invece è uscito molto più tardi e quindi anche per prove personali l'ho visto poco tempo fa, ho deciso di portarne la recensione. Allora, i miei video si struttureranno così. Ci sarà la prima parte in cui racconto la trama e sarà una trama spoiler, quindi se magari vi imbattere in questo video o in qualunque altro video in futuro e volete vedere il film di cui vi sto parlando, basta stoppare il video e andare a vedere il film e così non vi spoilerò niente. Se invece l'avete già visto e volete solo intrattenervi con una recensione, siete benvenuti nel canale. Poi nella seconda parte del video dirò molte mie opinioni riguardo al film, che in questo caso è stato molto emozionante, perché come ho detto, cioè, è stato un film che ci ha fatto un po' sudare, perché ci è voluto tanto prima che uscisse. Ok, allora, se non mi sono dimenticato di dire niente, direi banda alle chiacchiere e iniziamo la recensione. Buona visione. Il film inizia con un flashback di 15 anni a Detroit, dove vediamo subito un uomo che sta scappando e intanto vengono annunciati i World Sport Games di Boston, un chiaro riferimento alle Olimpiadi, perché nel 2020 le Olimpiadi, come sapete, si dovevano svolgere a Tokyo e infatti poi arriveremo anche a questo, ai World Games di Tokyo nella storia attuale. Vediamo in questo flashback che quest'uomo sta scappando, non si sa da chi o da cosa. E quando arriva in una stazione sembra che riuscirà a scappare, ma viene sparato e viene inquadrato un uomo. Questo era il flashback in modo veloce. E, e poi si ritorna al punto attuale della storia, al presente, diciamo. Come vi ho anticipato, la storia non è che si svolge durante queste, diciamo, Olimpiadi, che chiamerò così da adesso in poi, ma si svolge prima. Queste Olimpiadi coincidono con l'inaugurazione di questo treno che può raggiungere i 1000 km orari, come spiegano dopo questo flashback. È un treno a levitazione magnetica, in un tunnel sottovuoto spiegano molto velocemente come funziona e tutta la storia già vi dico che si svolgerà attorno a questa cosa. E Conan e i Detective Boys insieme a Sonoga e Run sono in questo ricevimento dove si parla del treno. Ad un certo punto scompare la luce, cioè c'è un blackout e Conan viene subito allarmato dalla vista di un flash e un taser, una di quelle pistole stordenti che usano spesso i criminali. E allora, quando torna la luce, si scopre che, molto rapidamente ve lo racconto, si scopre che il padre di Sonoko, uno dei sponsor di queste Olimpiadi, non si trova, insomma. E allora i Detective Boys colgono subito l'occasione per mettersi in gioco e cercarlo. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato di dire che lo sponsor principale, il capo, diciamo, di queste Olimpiadi, che se ne occupa, è Alan McKenzie, che Conan dice che è stato un capo dell'FBI e quindi a Conan suona subito strana questa cosa. E, va bene, comunque
tornando a quello che dicevo di Detective Boys, cercano il padre di Sonoko e chiedono anche ad un tizio, John Voight, il quale reagisce in maniera strana. Questo tizio infatti scappa, impaurito, e quindi allora i bambini cercano da soli il signor Suzuki e lo trovano in una cucina. Allora arriva la polizia e quando è sottopone ad un interrogatorio il presidente della compagnia Suzuki, il padre di Sonoko, il quale racconta di un evento simile successo ad una sua amica, sempre sponsor dei giochi, mi pare un paio di settimane prima, insomma, che è stata rapita in un campo da golf. Però né lui né lei volevano dire il nome del rapitore. Lì per lì è come se fosse stata inventata la scusa che non si è visto in faccia il colpevole, perché anche nel caso di 15 anni prima eh, le vittime il caso su cui si concentra la trama principale, di cui ora vi parlerò, e, le vittime in quel caso non hanno collaborato nel dire il nome del loro assalitore, del loro rapitore. Fatto sta che tutta questa conversazione viene intercettata, diciamo, viene ascoltata da Subaru Kiya, ossia Shuichi Akai. Ormai si sa nella serie che Subaru Kiya è Shuichi Akai travestito perché Kir, l'agente della CIA, l'ha ucciso e c'è tutta una storia dietro. E allora vi riceve una chiamata e qui c'è veramente il collegamento con il caso di 15 anni prima. E un uomo misterioso al telefono dice ad Akai, guarda, ti ricordi questo caso di 15 anni prima? E si scopre che c'è un collegamento che a noi è ancora ignoto. E qui parte la intro. E dopo l'intro, in cui Conan spiega che questo sarà il film dove la famiglia di Akai sarà al completo brevemente, quindi Akai, Shuki Haneda, Mary Sera e Masumi Sera, saranno al completo. E spiega questo, poi la scena si sposta da casa del professor Akasa e, e c'è Sonoko che è riuscita a rimediare dei biglietti per il treno super veloce, quello che stanno per inaugurare. E allora i bambini tutti eccitati, tutti emozionati, vogliono i biglietti, però per guadagnarseli devono risolvere un indovinello del dottor Casa come in ogni film. In ogni film c'è sempre un indovinello e un gioco di parole. Allora succede che Sonoko rimane, diciamo, a bocca asciutta perché non riesce a risolvere l'indovinello e non si sa se lo fa apposta per accontentare i bambini o no, fatto sta che non c'erano abbastanza biglietti. E allora, quando vanno via, Conan, Ran, Sonoko e i ragazzi, i bambini, Conan vede una macchina familiare, quella di Subaru Kiya, il quale lo invita a fare una passeggiata, iniziano a parlare del caso di 15 anni prima e Akai barra Subaru gli parla di questo caso e dice che ai vertici dell'FBI a quel tempo c'era Alan McKenzie, proprio Alan McKenzie che è lo sponsor principale di queste Olimpiadi e gli parla di come tre sponsor delle Olimpiadi di Boston di 15 anni prima sono stati rapiti e il terzo ucciso, quello che fa vedere nel flashback, e il terzo ucciso
e gli dice chi è il colpevole e che l'hanno arrestato e che però non ha mai voluto confessare. E allora hanno il sospetto che si sta per ripetere questa cosa. Infatti, i due sponsor sono già stati eh, rapiti. Conan torna a casa insieme a Run, scopre che l'uomo che si era comportato in maniera sospetta al ricevimento, John Boyd, è un capo di un'azienda di macchine, è stato da Goro per un incarico. Allora i due, Conan e Run, riferiscono al padre di Run che sarebbero stati, che sono stati invitati all'inaugurazione e Goro è tutto preoccupato e un misto tra preoccupazione e panico gli dice di non andare e dice che John potrebbe essere il prossimo rapito. Allora diciamo che i sospetti di Conan si fanno realtà e, e si mettono comunque lui e Ran quando Goro se ne va e parlano e dicono i bambini non dovranno essere a quell'evento perché potrebbe essere pericoloso. In tutto ciò nel film sono apparsi anche Shuki Chaneda che stava parlando con Masumi Sera, la sorella, e allora la conversazione di Shukichi viene interrotta da Yumi, diciamo la ragazza, e la poliziotta. E questo porta anche avanti la trama della relazione tra i due personaggi. E fatto sta che la scena si sposta da Masumi che parla con la madre e dice che ha rimediato dei biglietti per salire su questo fatidico treno, insomma. Conan riesce a convincere i bambini, più che convincere, a distrarre i bambini dicendo che ci sarà uno spettacolo di Kamen Yaiba il giorno dell'inaugurazione del treno e loro se ne dimenticano quasi di questo treno e quindi Conan ora è più tranquillo. E poi Goro viene assunto da John, la prossima vittima, quello che potrebbe essere la prossima vittima, viene incaricato di tenerlo d'occhio insieme alle guardie del corpo. Viene anche Ran e Conan e AI. E vengono anche Conan e AI. E allora, facendo finta di inciampare, Conan mette una ricetrasmittente nella manica della vittima, della futura vittima, e, e fa finta di niente. Mentre, mentre come detto nell'inaugurazione, dove ehm, vengono anticipati, vengono introdotti, ecco, i personaggi principali di questo film, cioè il tecnico e l'organizzatrice, eccetera, di questa inaugurazione. E, vengono introdotti e dopo di questo vanno tutti, come spiegato da loro, vanno in un ospedale vicino alla stazione per fare delle analisi. Dato che è un treno molto veloce, è normale che bisogna fare delle analisi, pressione, eccetera. Fatto sta che c'è quello che AI chiama, chiama un quench. E, tutti pensano che ci sia un'esplosione, invece dice no, è un quench. E ora vi dirò cos'è. E poi svengono tutti e al risveglio Conan al risveglio vede che John non c'è più. Allora si mette a rincorrerlo e insieme a lui, però non è il solo che lo rincorrerà. Infatti Conan fino a quel momento è stato sempre al telefono con Akai e stavano parlando del caso di 15 anni prima. In più c'è anche Masumi Sera che si sta nascondendo
perché ha un ruolo da detective, insomma, si può intuire. E, e niente, quando Conan si risveglia col suo skateboard, insegue la ricetta trasmittente che aveva messo nella manica di John e molto rapidamente vi spiego che si fermano tutti. Subaru Kia con la sua Mustang, Masumi Sera e Mary Sera sulla moto e Conan sullo skateboard si fermano tutti in un vecchio casale dove c'è una specie di combattimento tra Masumi Sera e Subaru Kia. Ovviamente Masumi non sa che Subaru è il fratello Akai. Dopo questo combattimento l'inseguimento continua e Masumi e Conan in moto raggiungono un mercato dove trovano John, dove trovano la vittima che è stata legata. Intanto di sottofondo alla storia, due personaggi che giocheranno un ruolo fondamentale verso la fine, che anche se non sembra, ci sono Yumi e Shuki Janeta, che che parlano, cioè si divertono, insomma, stanno in vacanza e, e giocheranno un ruolo fondamentale, quindi non li sottovalutiamo in questo momento. Conan insieme a Masumi, una volta che l'inaugurazione del treno è stata annullata appunto per il rapimento e l'incidente che c'è stato, il quench, ossia una perdita di elio raffreddato, quello che usano per le risonanze magnetiche. Una volta che c'è stato questo, annullano l'inaugurazione del treno che però parte lo stesso per fare spettacolo, diciamo. E Conan e Masumi riescono, come dicevo, a entrare nel treno grazie a un diversivo creato da Conan con la cintura sparapalloni, quella che usa nel 18° film anche, quella che esplode e diventa un fuoco d'artificio. Riescono ad entrare e Alan McKenzie, che era stato rapito, e anche lui viene ritrovato in una valigia. E qui si scopre anche che il colpevole. Il colpevole, anzi la colpevole in questo caso è una delle organizzatrici dell'inaugurazione del treno, che si vede anche verso l'inizio, e che aveva come movente il fatto che lei voleva uccidere Alan McKenzie, il capo dell'FBI, che 15 anni prima aveva condannato quello che si scopre essere suo padre, e l'uomo del flashback, quello che viene inquadrato, che ha sparato al tizio che stava scappando all'inizio. Ovviamente non vi sto a raccontare alcune scene minori in cui per esempio c'è Conan che parla con Jody Starling e Camel e dicono che Akai ha ordinato, e questa ve la racconto in maniera molto veloce, ha ordinato delle pallottole speciali per abbattere il colpevole, però Conan non vuole che il colpevole muoia. Allora, quando stanno nel treno, si vede Akai che spara un colpo e sta sui binari, diciamo, e spara un colpo che poi ad un certo punto c'è una scena molto bella in cui la colpevole sta per sparare ad Alan McKenzie e Alan, sotto consiglio di Conan, fa spostare la colpevole. E ora direte, come fa a far spostare la colpevole? E si inventa un paio di scuse dicendo che il treno è molto fragile e che il proiettile potrebbe rimbalzare e ferire qualcuno.
e quindi vabbè, la fa spostare all'indietro, la colpevole inciampa su una penna e con un paio di mosse Conan la sposta e Masumi fa rallentare il treno e i proiettili dei fucili viaggiano a 1000 km all'ora, come spiega Shinichi nel 13° film, ma è un'altra storia questa. E viaggiano a 1000 km all'ora, quindi fino a quel momento il proiettile che aveva ordinato d'argento per fare in modo che nel tunnel sottovuoto non venisse aspirato, diciamo. Il proiettile d'argento riesce a colpire alla spalla la vittima, il colpevole senza ucciderci. Però in tutto ciò c'è un problema. Anche una volta neutralizzato il colpevole, c'è il problema che va tipo in tilt il sistema di guida del treno in tutto ciò Ran scopre che Conan è sul treno a causa del tecnico che sta guardando delle registrazioni del treno in diretta, appunto. Dopodiché Conan eh, con un paio di deduzioni racconta che in realtà il tecnico è un complice di della colpevole e Ai riesce infatti a strappargli di mano un foglio, Ai che intanto insieme a Ran e gli altri stanno su un altro treno e riesce a strappargli questi fogli di mano dove ci sono tutti i software, i dati, tutte le cose che servono per il treno. Infatti in tutto ciò lui stava comandando il treno a distanza e, e così si scopre che Conan aveva, aveva visto giusto sulla colpevolezza anche del tecnico che si occupava del treno. E allora che succede? Neutralizzato il colpevole e ora c'è quest'altro problema, cioè che il complice scappa in macchina e qui c'è una delle scene che mi è piaciuta di più in questo film, ossia l'inseguimento. Infatti qui entrano in scena Yumi e Shuki Haneda e Yumi tutta completamente ubriaca, insomma, ferma la macchina proprio di Akai, la Mustang di Akai, per coincidenza diciamo, e quindi Shuki Haneda sale sulla macchina e lui è un giocatore di shogi ovviamente, quindi molto eh, molto intelligente nel prevedere le mosse degli altri, cosa che ad Akai e Jody Starling e Andre Camel risulterà molto utile, perché infatti una delle frasi che dice gli daremo scacco matto in 5 mosse. Infatti fa fermare Jody vicino, diciamo, in una strada e poi dando degli ordini riesce a raggiungere il colpevole. E praticamente lui sta tutto il tempo a dire va a destra, va a sinistra, prendi questa strada e succede che lui è uno stratega praticamente nel suo gioco, nel suo lavoro, quindi il colpevole, il tecnico si ferma appunto dove aveva fatto posizionare Jerry Starling e l'agente dell'FBI e lì Jody riesce ad arrestarlo. In tutto ciò però non dimentichiamo che il treno è fuori controllo e ormai è fuori controllo e sbatte da una parte all'altra della corsia, c'è un gran casino insomma. Allora e, sono tutti disperati perché Conan e Masumi e il colpevole stanno dentro al treno e Ran è disperata insieme ad Ai e però comunque non sarebbe un film di Conan se non tutti si salvassero
e infatti riesce a salvare la situazione, ora vi spiego come. Durante l'inaugurazione una cosa non vi ho detto è che dicono che ci sarà una sorpresa, ossia quando il treno arriverà a destinazione e sventolerà una bandiera di tutti i paesi che partecipano a queste Olimpiadi. Allora usano questa bandiera come paracadute e intanto Conan con la cintura sparapalloni gonfia un pallone gigante sul muso del treno dopo averlo rotto con il casco e le scarpe potenziate, insomma un mix di cose e il treno alla fine si schianta, ma poi possiamo vedere che sono tutti sani e salvi e il colpevole sopravviverà e tutti e due i colpevoli verranno arrestati e vengono spiegati i moventi, eccetera, e dinamiche. E, e poi c'è una frase che mi è molto piaciuta di questo film. E una volta che, perché praticamente una volta che Jody ha arrestato il colpevole, quindi il complice, e dice tu non sei come l'FBI, per te, ora la dico a memoria, non me la ricordo bene, per te anche l'essere più indegno merita di vivere. E questa è una frase che mi è piaciuta moltissimo di tutto il film. Di tutto quanto il film, questa è stata una delle mie frasi preferite. Inutile dire che anche i bambini stanno bene perché stavano nello spettacolo con Kamen Yaiba e accompagnati dalla Sonoko e tutti stanno bene alla fine. E niente, era la trama spiegata in 25 minuti circa, più o meno. E ora vi dico qualche mia scena preferita, se vi può interessare. La mia scena preferita è stata quella, come ho già detto, quella dell'inseguimento. Mi ha colpito molto come uno stratega come Shuki Haneda si è riuscito nell'inseguimento a catturare il complice. Poi mi è piaciuta insomma la frase.